sono Ellis e oggi parliamo di drammi cinesi. Oggi parliamo di un dramma cinese del 2023 che è andato in onda recentemente, si è appena concluso. Il titolo è Royal Rumors, Gossip Reali. 24 puntate, ambientazione storica e andiamo a vedere di cosa parla. Allora, la famiglia Hua è una famiglia di generali che da anni vive ai confini del regno impegnata in battaglie per appunto tenere a bada i regni nemici e garantire la sicurezza degli abitanti appunto del regno, della capitale, della famiglia reale. Si vocifera però da qualche tempo che la famiglia qua potrebbe essere implicata in tentativi di ribellione che potrebbero sfociare appunto nel tradimento. E quindi la famiglia reale che cosa fa? Invita la figlia della famiglia Hua Luli, sì, come ospite nella capitale. Di fatto questo invito altro non è che la pretesa di avere appunto la figlia della famiglia dei generali nella capitale praticamente come ostaggio per tenere a bada qualsiasi tentativo, intenzione, qualsiasi cosa potrebbe passare per la testa di storto alla famiglia Hua. Hua Luli fin da piccola aveva un hobby, scriveva lettere a chiunque. Lei ha sempre vissuto appunto ai confini del regno, nei vari accampamenti, seguendo la sua famiglia impegnata appunto in battaglie. La madre è generale, il padre è generale, il fratello maggiore è generale, lei ha anche un fratello minore, no, un fratello di mezzo perché la più piccola è lei, in realtà lei è l'unica figlia femmina. Hua Luli non è esattamente una sprovveduta, sa combattere, è una persona comunque intelligente, è abbastanza smaliziata e capisce benissimo che il suo viaggio, questo invito da parte della famiglia reale, di fatto è un tentativo di tenere sotto controllo la sua famiglia ed è intenzionata a scoprire da dove sono originate queste voci di presunto tradimento, perché in realtà la sua famiglia è sempre stata fedele al re e non ha mai avuto nemmeno per l'anticamera del cervello l'intenzione di ribellarsi. Però ovviamente deve andare con i piedi di piombo perché non sa chi è amico, chi non è amico e quindi mette in piedi tutta questa pantomima in cui si finge fanciulla fragile e indifesa che non può far del male a una mosca. In realtà, come ho appena detto, si sa ben difendere sia mentalmente che fisicamente. Una delle persone a cui lei ha scritto le lettere è il Crown Prince. Crown Prince che è grosso modo suo coetaneo e in cui diciamo spesso lo sbeffeggiava anche perché lui ha vissuto tutta la sua vita a corte, quindi sotto i dettami dell'etichetta, con poco spazio anche per vivere una vita spensierata, come invece a lei è stato concesso nonostante comunque le privazioni, la vita un po' spartana che comporta stare appresso a una famiglia che deve guidare degli eserciti. I due si incontrano e subito scatta proprio la gara a chi mette nel sacco l'altro, perché il Crown Prince, che a sua volta è anche una persona molto intelligente e molto scaltra, vuole cercare di capire anche lui se questa Hua Luli sia venuta per portare avanti ciò che si vocifera della sua famiglia o se invece sia essa stessa, insieme appunto alla sua famiglia, vittima delle solite malelingue di corte o se ci sia qualcos'altro di più fondato sotto. Dicevo, scatta appunto questa gara tra i due a mettere l'uno nel sacco la rivale e viceversa,
finché ovviamente i due si innamorano e poi entrano in gioco anche dei trattati di pace con uno stato vicino, che devono essere seguiti a causa di una macchinazione proprio del Crown Prince, proprio da Huan Li, che non vorrebbe fare questa cosa e invece si trova a suo malgrado a doverla fare. E nel corso di queste trattative, di questi eventi, viene alla luce questo grande complotto che in realtà ha per antagonista, ha per protagonista, nei panni dell'antagonista della storia, una persona che sta cercando di portare avanti la sua vendetta personale contro la sua famiglia reale. E però in questi suoi piani ha coinvolto proprio anche su larga scala le rivalità stesse fra gli stati, perché le sue macchinazioni, che vanno avanti da più di 10 anni, di fatto hanno causato anche un inasprimento nelle relazioni diplomatiche fra lo stato di G, che è lo stato dove si svolgono gli eventi, e gli stati vicini, proprio perché questa persona non ha esitato proprio a usare che qualunque persona gli capitasse a tiro per portare avanti, ripeto, la sua vendetta personale. Allora, il dramma è carino, è anche un po' insipido, però ha anche delle parti positive. Una delle parti positive è i due protagonisti sono ugualmente capaci. Non abbiamo il protagonista che è super avanti e lei che sembra una a cui mancano dei neuroni. No, sono due ugualmente capaci sia dal punto di vista intellettuale sia dal punto di vista fisico. Un'altra cosa è che passato il primo momento, che dura oggettivamente troppo, in cui i due si devono prendere le misure e quindi ci sono tutti questi tramini tra di loro per cercare di avere la meglio intellettualmente l'una sull'altro, e che durano, ripeto, cioè 12 episodi vanno per questa cosa, che sono oggettivamente su 24 troppi. Mentre nella seconda parte il ritmo si fa un pochino più intenso e gli eventi anche diventano molto più accattivanti, molto più intriganti e si seguono con più facilità, con più attaccamento, se vogliamo. Perché, voglio dire, i tramini della prima parte a una certa iniziano anche un po' a stufare. Cioè, possiamo dedicare 2-3 puntate al battibecco, alla parte di scaramuccia, ma 12 sono oggettivamente troppe. È un dramma che sicuramente avrebbe potuto beneficiare di un numero inferiore di episodi, però non lo scarto nemmeno a priori, cioè ve lo consiglio come dramma di intermezzo fra qualcosa di emotivamente un pochino più corposo, un pochino più impegnativo, ecco. È un dramma di transizione che occupa bene questo ruolo. Dicevo, ci sono delle parti positive, e una cosa non da poco, appunto, è il fatto che i due protagonisti siano comunque pari come capacità e come intelletto anche, che è una cosa molto bella da vedere, perché quando soprattutto i due iniziano a lavorare non uno contro l'altro ma dalla stessa parte, hanno un modo di capirsi, un modo di spiegarsi molto fluido e quindi molto apprezzabile dallo spettatore, cioè me. Inoltre il Crown Prince ha un ottimo rapporto con il padre, che è una cosa anche questa inusuale, perché di solito, soprattutto nei drammi storici cinesi, ve lo ripeto, l'ho detto anche in altre occasioni, in quelle poche occasioni in cui c'era questa eccezione di un buon rapporto, di buoni rapporti familiari, di solito è veramente una lotta all'ultimo sangue, cioè proprio sembra di nuotare in una vasca di squali. Invece qua il Crown Prince ha un ottimo rapporto con suo padre, ha un ottimo rapporto anche con i fratelli.
nessuno dei quali è benché minimamente intenzionato a portargli via il posto, anzi dicono no, fai tu pure. E questo è molto refreshing, è rilassante, rinfrescante non vedere i soliti tagliagola che sono disposti a tutto per raggiungere la cima del potere. Ehm, In generale, come eventi, e parlo della seconda metà perché sono comunque intrecciati anche abbastanza bene, sono interessanti. Ci sono anche dei personaggi che hanno dei conflitti di fondo e penso a uno in particolare che è un amico del Crown Prince che lo rende comunque non il solito personaggio piatto di contorno, ma lo rende un personaggio molto interessante da vedere perché di fatto questa sua posizione conflittuale fa restare lo spettatore in attesa delle decisioni che questo personaggio prenderà, che non sono scontate, ecco, e quindi aumentano la curiosità. Poi probabilmente il budget è anche abbastanza basso, o perlomeno secondo me è basso perché nell'ultima puntata fanno questa scelta che a me non piace per niente, ovvero in conclusione, ovviamente abbiamo il lieto fine, i due finalmente si sposano e in conclusione del matrimonio tutti gli attori, tutto proprio il cast si gira verso la telecamera rompendo la quarta parete per salutare il pubblico. E lo fanno non una ma due volte perché in coda ad ogni episodio c'è praticamente un extra credit, una scena aggiuntiva. E anche nell'ultimo episodio fanno questa rottura della quarta parete a conclusione del matrimonio, che è la scena finale del dramma. E in più i due personaggi principali, i due protagonisti, che come attori secondo me hanno fatto un buon lavoro, ma così come lo ha fatto anche il resto del cast. Dicevo, siamo nell'extra credit dell'ultima puntata, i due attori sono all'interno di una carrozza e alla fine di questa scena extra escono proprio e si vede tutta la troupe con i microfoni, tutti i vari, le cuffie, cose varie che vengono usate appunto nella realizzazione di questi drama. E quindi c'è di nuovo la rottura della quarta parete perché i due attori principali salutano di nuovo il pubblico e si complimentano con gli altri, con le altre persone che hanno lavorato al dramma e così. In una cosa che a me, ripeto, cioè non piace per niente, nel senso che non è che non mi piace la rottura della quarta parete in sé, non mi piace quando viene proprio infranto il limite tra quello che si è visto nella scena e come si può chiamare, la messa in opera proprio della scena, quindi la scenografia, ecco proprio. Non mi disturba invece quando è un personaggio, restando nel personaggio, che si rivolge in camera per le sue riflessioni, realizzando di fatto la stessa cosa, ovvero la rottura della quarta parete, ma restando se stesso. Ecco, non mi piace quando invece viene infranto il limite tra il dramma e il reale, ecco, quello lo gradisco di meno, ecco, non è che sia un crimine. Allora, ripeto, il dramma in sé non è chissà che dramma, è un dramma, come dicevo prima, che va bene come relax, come intermezzo fra qualcosa che magari vi ha impegnato in maniera pesante a livello emotivo, volete qualcosa in cui c'è leggerezza, non c'è troppo da pensare, non c'è troppo da investire sui personaggi. Questo è un dramma giusto, anche perché, torno a dire, gli attori tutti hanno fatto un buon lavoro comunque con lo script, che non è che sia eccelso, non è nemmeno pessimo, perché ripeto comunque, soprattutto nella seconda parte, quando succede, cioè quando finalmente diciamo parte la storia, dopo tutti i 12 episodi di introduzione,
è comunque gestita bene. Certo, ci sono delle cose che magari fanno storcere il naso, tipo a un certo punto c'è questo grande scontro fra il cattivo, cioè l'antagonista e tutti i suoi sostenitori, e il Crown Prince, e si inserisce il principe del regno rivale che dal niente tira una freccia. Scaglia una freccia contro di lei, che è intervenuta appunto a salvare, a cercare di dar manforte al Crown Prince che sta per essere sopraffatto perché è in inferiorità numerica. Ehm, Però questo principe in questa scena non c'entra una cippa, perché lo scontro è praticamente interno al regno, perché questo antagonista che ha questa vendetta da compiere contro la famiglia reale è di fatto interno al regno. E questo principe dell'altro regno, che non era sulla scena, non c'entrava una cippa, fa questa comparsata in cui scaglia la freccia, prima, cioè, contro di lei, ma il Crown Prince la vede e quindi la protegge, se la piglia lui. Cadono per un dirupo e la freccia scompare. E quando li trovano il giorno dopo c'è il Crown Prince, manco c'ha una goccina di sangue dove è stato trafitto. Vabbè. Bello, lei ripeto fa parte di una famiglia reale, bello il patriottismo, cioè ci sono delle scene in cui lei si vede che è proprio nel modo in cui recita e nelle parole che dice, fa proprio trasparire l'attaccamento, il cameratismo anche che si crea in questo campo in questi accampamenti di soldati. Pur non avendo lei mai combattuto in prima linea, però ha questo attaccamento verso le truppe che sente proprio come sua famiglia. Io non sono una grande fan del patriottismo esagerato a prescindere, cosa che a volte si vede in tanti drammi cinesi, soprattutto moderni. Così come si vede anche in tante realizzazioni americane, non è che perché sono cinesi non mi piace. Non mi piace quando è esagerato e, ripeto, ho avuto modo di vederlo in produzioni cinesi, in produzioni anche americane, che ragazzi sembrano che abbiano inventato loro il mondo. Non lo reggo in entrambi i casi, non è che sia una parte o l'altra. Ma in questo caso devo dire mi è piaciuto perché l'ho percepito, cioè l'attrice è anche stata molto brava a farlo percepire come una cosa davvero molto sentita e non come una cosa sentita e una cosa vissuta e non come qualcosa che è frutto di un indottrinamento, aiuto, ho dei problemi a parlare, indottrinamento, ecco. E quindi l'ho apprezzato molto perché ho visto in questa esecuzione, in questa sua performance, ho visto comunque una nuance del personaggio che contribuisce a renderlo reale, genuino, ecco. Ehm, L'ho trovato su YouTube, non so se ci sono già i sottotitoli in italiano, perché so che su YouTube sta uscendo pian piano, però dovremmo già essere comunque a buon punto. Royal Rumors, ve lo lascio come postilla, come dramma cuscinetto. Niente di trascendentale, ma non è nemmeno così pessimo come tanti altri drammi cuscinetto che ho avuto modo di incontrare. Bene, direi che mi posso fermare per oggi, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!